Ciao a tutti da Filippo di Audiocostruzioni. In questi giorni, dove c'è un po' più di calma, mi sono messo alla ricerca di un giradischi che cercavo da tempo. È un giradischi che non è super famoso, non è super blasonato e soprattutto non è neanche super costoso. Sto parlando di un Torres, il TD160. L'ho trovato su eBay a un prezzaccio, secondo me, ve lo posso anche dire, 214 euro, compresa spedizione. L'ho comprato da Lichfield nel Regno Unito. Come sapete, io sono appassionato, se così si può dire, di Torres, infatti mi diletto nel fare delle basi che per fortuna piacciono tanto e che vendo abbastanza bene. Questo è, essendo della famiglia dei 160, dovrebbero andare, anzi sicuramente gli andranno bene le basi che faccio per 160, 145, 146, 166, 165. Voglio provare a fare questo video unboxing e vedere come mi è arrivato. È sempre molto difficile spedire i giradischi, anche per noi del settore. Infatti tante volte quando ci chiamate e ci chiedete spedite quel giradischi, noi vi diciamo di no perché non abbiamo l'imballo originale, perché tra braccio, piastra, piatto e soprattutto coperchio è davvero difficile farlo arrivare integro e senza segni. Io spero che questo mi sia arrivato in buone condizioni, non ho dei buoni presentimenti, voglio fare sentire il rumore che non promette niente di buono. Insomma, io adesso lo vado ad aprire. In teoria la piastra superiore è la cosa che mi interessa di più, perché ci dovrebbe essere una base che è già rovinata, così mi ha detto il venditore, e io chiaramente la voglio togliere e metterci una delle mie. Il braccio non c'è, molto semplicemente vado a metterci uno dei bracci di Davide che magari dopo vi faccio vedere, che sono lì fermi nella sua collezione, e il coperchio ce lo farò poi fare in plexiglass da appoggiare sopra. Allora, l'abbiamo aperto, piatto soprattutto, di solito si mette sotto, però c'è tutto il suo bel pluriball, non è male, secondo me l'imballo, un po' ossidato, ma dopo lo tiro via, lo tiro poi a posto col tornio, il suo matte che in teoria nel super è maggiorato, un po' di polistirolo in giro, non è male. Qua c'è già un pezzo di coperchio rotto, ma va bene, non l'ho comprato per il coperchio. Mi viene da ridere perché è una cosa che io non farei mai e il coperchio chiaramente è arrivato distrutto, però da quello che posso iniziare già a vedere la piastra è tenuta molto bene come dalle foto. Ecco qua insomma avete visto come è arrivato il coperchio, ma va bene. Qui dovrebbero essere anche, lui mi aveva detto che mi includeva le 4 viti, ce ne sono solo 2. La piastra superiore è davvero tenuta in maniera impeccabile come volevo. Guardiamolo sotto, anche sotto è tenuto molto bene, perché ci sono altre viti con i tappini, bellissimo. Vedete che il 160 Super ha questo materiale anti-risonanza, penso. Insomma dai, sono soddisfatto dell'acquisto. Ecco, la prima cosa che voglio fare e che faccio generalmente quando arriva un giradischi è controllare i giri e se va. Il braccio lo monterò in un secondo momento, e dato che non c'è il suo spinotto, insomma vi faccio vedere nel mentre come attaccarci una spina normalissima, che è un lavoro facilissimo da un secondo. Ecco così, spediamo un pochino i 2 cavettini. Una cosa importante è ricordarsi di inserire questa parte prima di evitarlo, perché sennò c'è da svitarlo e rimetterla. Che è l'unica cosa da ricordarsi. In ogni caso comunque tanto questa spina qua dopo ce la tirerò via, perché con le mie basi ci vado sempre ad applicare la vaschettina VDE da pannello insieme agli RCA. Ecco qui molto semplicemente andiamo a mettere negli esterni il blu e il marrone, li vitiamo, andiamo a chiudere la spina e andiamo a collegarlo. Un problema che ogni tanto ho riscontrato su questi Torres è la rumorosità del perno, difficilissimo da mettere a posto. Noi abbiamo trovato un sistema praticamente incollandoci il dadino sotto, evitandoci un granino, che in questo modo fa tenere l'albero bello dritto e smette di fare rumore. Questo per ora sembra silenziosissimo.
so se vedete che sta già girando. Andiamo a mettere la sua cinghiettina, come potete vedere è silenziosissimo, vedere, sentire. L'altra cosa che vado a fare adesso è mettere chiaramente il piatto e controllare i giri. Ok, per controllare i giri sicuramente esisteranno dei metodi più precisi, ma noi abbiamo riscontrato che questa applicazione qua del cellulare è molto molto valida, quindi per una prima prova così a brutto grugno secondo noi è ottima. L'applicazione si chiama RPM, è questa qui gialla, spero si riesca a vedere dal video. Molto semplicemente uno ci va a cliccare sopra, appoggia il telefono sul giradischi e vediamo che gira un pelino più veloce. 34,04 adesso. Il venditore mi ha detto che potrebbe essere che la cinghia è probabilmente da sostituire perché è vecchia ed è un po' andata. Magari sostituendo la cinghia riusciamo a mettere a posto il tutto. Comunque 34 giri è un po' più veloce, ma non è una roba velocissima. Come vedete questo Torres, avendo questo matte maggiorato è diverso rispetto al 160 classico o altri modelli, non c'è bisogno del suo adattatore, quello 33-45 giri. Vi volevo far vedere che noi con Audio Costruzioni, visto che non sono facili da trovare online, li abbiamo fatti fare. Quindi se per caso vi serve un adattatore, noi ce l'abbiamo. Vi faccio vedere come adesso immaginate col matte normale 260, questo è perfettamente della misura e fatto apposta. Quindi se per caso volete acquistarlo, mandatemi una mail che ve lo spedisco. Ecco, il progetto è quello di farlo venire simile a questo 126 che ho, è sempre questo qua, è sempre della nostra collezione personale che ho messo a posto da poco. Ecco, come vedete queste sono le basi che faccio io, produco io. Questa in particolare l'ho voluta fare un po' diverso con questa inclinatura. Innanzitutto vi faccio vedere come montarle, così può essere utile anche per chi compra le mie basi, dato che le spedisco anche. Può vedere un video tutorial, chiamiamolo così, su come montare le mie basi. Mi faccio un po' di pubblicità, le basi le faccio per 160 similari, 125 e 126. Allora, queste sono le basi che produco io. Le finiture che posso avere sono tante, queste qua sono alcune di quelle che ho disponibili in pronta consegna, poi se me le ordinate, di solito 2 o 3 giorni le faccio e sono abbastanza veloce e riesco anche a spedirle. Qui dal basso troviamo il Padauk, che è un legno rossiccio che mi piace molto, il Doucier, che è un altro legno africano, e uno dei miei preferiti che sono il nero lucido. Per questo Torres TD 160 ho deciso di metterci una base nera lucida con gli angoli però smussati a 45 gradi. Parliamo anche di un po' di prezzi. Versione legno massello 200 euro, compresa di spedizione. Se venite qua in negozio quando finirà tutto ve lo monto anche gratuitamente e vi lucido anche il piatto. Nero lucido purtroppo costa un pochino di più perché la carrozzeria mi prende 100 euro solamente di verniciatura, quindi il prezzo è 300 euro. Adesso andiamo a montare il TD 160 Super. La prima fase è chiaramente svitare e rimuovere il giradischi. Generalmente qua era già svitato, troviamo le sue viti con il tappino. Per rimuovere questo tappino, che delle volte è un po' complicato, io utilizzo uno spuntone metallico, uno spillone possiamo chiamarlo, da dietro leggermente ci vado sotto e la faccio venire via. In questo modo non rovino né il tappino e neanche la piastra. Chiaramente bisogna rimuovere il piatto e in alcuni anche è bene rimuovere chiaramente anche la cinghia e in alcuni anche il contropiatto. Questo ha il blocco in plastica, quindi si potrebbe rimuovere da sotto, però dato che devo solo spostarlo fisicamente glielo lascio per adesso. Allora, tutti i plinti che faccio vengono equipaggiati con gli RCA da pannello e la vaschettina VDE. Questo in particolare, avendo uno SME 3009 che voglio montarci, ci ho presaldato 2 cavettini RCA, visto che lo SME 3009 ha l'attacco per le RCA. In questo modo, una volta che l'ho messo dentro, montato il suo braccio, sarà semplicemente da collegare i 2 RCA e il cavettino della massa, quindi semplicissimo, e rimarrà solamente da saldare la vaschettina VDE. Normalmente chiaramente questi cavi non ci sono perché ve lo dovete andare voi a saldare, oppure vi posso predisporre anche i mammut. Ecco, adesso andiamo a spostare il giradischi sulla mia nuova base. Ricordiamo di metterci i suoi distanzialini. Mi raccomando, fate questa operazione con calma perché se segnate questo bellissimo nero lucido
è un peccato, ecco, soprattutto se uno lo segna davanti. Poi negli angolini faccio sempre già l'invito, a mano leggermente inserisco la vite, non avvitate troppo perché non ce n'è bisogno, e in conclusione ci rimettiamo i suoi 4 tappini. Ho tagliato il cavo dell'alimentazione e l'ho fatto passare qui dal foro della vaschetta VDE. Basta semplicemente spellare il cavo e poi saldarlo qui. Ecco, una volta saldato, vedete che la vaschetta è perfettamente a misura con le sue 2 vitine. Andiamo ad avvitare. Adesso mi sono messo il camice perché vi voglio fare vedere come lucido i piatti dei giradischi. Questo è abbastanza ossidato, non troppo, però secondo me riusciamo a far venire un bel lavoro. Ci sono alcuni casi disperati proprio dove devo passarci la mola e poi lo metto qui sul tornio. Il problema di andarci con la mola e poi col tornio è che fa venire via i segni della tornitura, che sono molto belli secondo me quando uno riesce a recuperarlo con questi segni. Insomma, ritengono l'originalità, che io è quello che sempre che cerco di fare, cioè tenere le cose originali. Per lucidare utilizzo sempre la stessa pasta Iosso che ho utilizzato prima per pulire il contropiatto del giradischi, e questa è un'operazione che posso farvi anche se venite qui in negozio. È una cosa che ci vorrà una decina di minuti, forse anche meno, quindi ecco, se venite qui in negozio con pochi soldi si fa. Anzi, se ci comprate qualcosa ve lo faccio anche gratis, quindi se volete portare il vostro piatto e comprare qualcosa ve lo lucido gratuitamente. Ecco, io per lucidare molto semplicemente prendo un po' di pasta Iosso sullo straccio e molto, molto semplicemente olio di gomito e lo faccio tornare lucido. Arriva a un certo punto dove bisogna comunque accontentarsi del risultato. Adesso lo tiro via dal tornio, vi faccio vedere. Secondo me è un ottimo risultato, non so se si riesce a vedere bene, spero di sì. Sì, ancora un po' l'ossidatura e lo sporco si vede, però direi che comunque una volta sul giradischi secondo me ha fatto proprio un bel upgrade. Ok, ora rimane solamente l'ultima cosa da fare, cioè montare il braccio. Come vi avevo già detto, ci monterò uno SME 3009 della collezione di Davide. Per montare questi SME 3009 su i160 abbiamo bisogno di la basetta, l'adattatore. Chiaramente senza non si può applicare. L'ho comprata da internet, presa sempre con la stessa finitura del piatto. Metto le 4 brugoline che serviranno per bloccare il braccio alla basetta. Ecco fatto. Ora molto semplicemente prendo il braccio. I fori dovrebbero essere già predisposti per lo SME 3009, infatti lo sono, e adesso vado a rimetterci le sue brugoline. Ok, ora vi faccio vedere come collego il braccio ai connettori, gli RCA che avevo già predisposto qua dietro. Molto semplicemente giro il giradischi, come vedete io qui ho già i connettori RCA che posso collegare molto semplicemente. Qui dopo io ci attacco la massa e il gioco è fatto. Eccolo qui terminato, ho fatto tutte le varie regolazioni del braccio, peso, anti-scatting, l'ho messo parallelo con la dima e quant'altro, ho tarato le molle sotto e il risultato finale mi sembra molto bello. Io sono molto soddisfatto, più di quello che mi aspettavo, perché davvero da come era arrivato il pacco mi aspettavo venisse fuori una cagata. Come vedete il matte l'ho un po' ripreso per farlo tornare nero. Io molto semplicemente lo metto sotto l'acqua e sapone
e gli do una pulita generale. Poi con il lucidatore da cruscotto, quello che trovate da tutti i ricambi auto, ma anche al supermercato, ci do una bella passata, con la carta lo pulisco e come vedete torna che sembra nuovo. Ci ho anche fatto un clampettino, che poi forse più possiamo dire un clampettone, che non mi piace perché l'ho fatto gigantesco, però col disco e mentre va non sta malissimo. L'ho anche lucidato e vediamo. Ecco, io spero che il video vi sia piaciuto. Scrivete magari qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, cosa ne pensate dei Torrens. Per me sono sempre molto molto affascinanti. A me il 160 è forse il giradischi che piace di più, super iconico, bellissimo. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete altri video di questo tipo, se non vi è piaciuto, insomma un po' tutto. Ricordate di iscrivervi al nostro canale YouTube e se avete bisogno di hi-fi nuovo, usato e quant'altro, www.audiocostruzioni.com. Un saluto da Filippo. Ciao! Ci siamo scordati la prova audio. Niente, facciamola adesso. Ho messo sul vinile degli Evil Knievel, che sono una band di Carpi che ci ha omaggiato del loro vinile, del loro CD, e ci ha dato anche la possibilità di provarlo nella prova audio. La testina che è montata è una Stanton 681 AAA, che è una testina vintage molto adatta per questo tipo di giradischi. Noi non le vendiamo le testine usate, abbiamo delle Sumiko che secondo me sono molto adatte e hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Azienda giapponese di importazione MP e fa solo testine. L'abbiamo collegato con il nostro impianto, l'impianto della SAE, il pre e il finale e le GBL di Davide. Ok, per questa volta è davvero tutto, non mi sono scordato credo più niente. Ciao ancora da Filippo di Audiocostruzioni.